E mi dispiace dirlo, è un'arte che si sta un po' anche andando perdendo. Sta quasi facendo come un assolo di chitarra sopra una base. Bentrovati in un nuovo video, è un piacere essere di nuovo qui con voi. Oggi vi vorrei parlare di un argomento che riguarda sempre il basso acustico che alcuni di voi mi hanno chiesto. Qualche settimana fa ho pubblicato una cover di un brano bellissimo che si chiama Tomorrow, ovvero Domani. È tratto da un musical che si chiama Annie. Questa canzone è entrata nel panorama della pop culture, infatti una melodia che sono sicuro conoscerete per forza. E allora ho detto, ma sai che c'è? Io la riarrangio per basso acustico, per cui oggi vedremo un po' come si può arrangiare per questo strumento un brano in una maniera solistica, quindi non saremo accompagnati da una band e non faremo i bassisti nel senso più tradizionale, ma useremo questo strumento un po' come se fosse un pianoforte, una chitarra classica o un basso acustico. Chiaramente le difficoltà di comporre o in questo caso arrangiare per strumento solista sono molteplici e ad esempio una di queste è capire come trasformare i limiti di uno strumento in punti di forza. Noi sappiamo per esempio che le basse frequenze, e questa è una questione di acustica, hanno una energia maggiore in quanto la loro lunghezza d'onda, questo è il termine con cui si indica il tempo in cui una nota ci impiega a fare il suo naturale corso, nelle basse frequenze è maggiore, quindi potremmo dire che la singola nota, ad esempio nel caso del basso acustico, avrà un peso maggiore rispetto magari a uno strumento che chiaramente per sua natura è accordato in delle ottave più alte, come ad esempio la chitarra, il mandolino, l'ukulele. Quindi sì, è vero che sono solo 4 corde, però ogni singola nota qua riempie anche tanto. Sicuramente c'è una cosa vincente ed è la melodia. Se un brano, un'idea musicale, una composizione non è costruita in senso bello, allora noi possiamo arrangiarla come vogliamo, ma non renderà. Vedrete che se invece un brano è costruito davvero bene, le melodie sono belle, ci emozionano, insomma ci dicono qualcosa, lo possiamo arrangiare anche per citofono. Intanto parliamo di portamento e di modo in cui portarla. Io posso anche suonare questa melodia senza ancora mettere le note basse che la accompagnano, eccetera. Il problema è che se io uso questa melodia in questo modo, è un modo molto meccanico, molto sterile. Se io invece già comincio ad approcciarmi a uno strumento in modo solistico e lo faccio quasi cantare da solo, come se fosse una voce, come posso farlo? Sicuramente tramite delle articolazioni, quindi il vibrato, i glissati, vibrato magari che può essere fatto bendando leggermente la corda. Abbiamo diverse opzioni, sentite se cominciamo a interpretare la melodia cosa succede. Un'altra cosa molto utile è la dilatazione del tempo, visto che noi non abbiamo in questo caso un metronomo o un batterista che ci segue, per esempio, è molto bello giocare con la dilatazione del tempo e quindi in questo caso per enfatizzare la melodia e i suoi intervalli potremmo leggermente accelerare e rallentare a nostro piacimento, come ad esempio... No? In questo modo risulta tutto un po' più organico, anche un po' più emotivo se vogliamo. E quindi abbiamo visto che già di per sé prima dobbiamo trovare un modo interessante per trasporre la melodia in questo strumento. Ma la cosa che dobbiamo vedere una volta capito come fare la melodia sullo strumento è in che tonalità noi arrangeremo questo brano per questo strumento. Voglio accordarmi in un modo particolare, voglio suonare lo strumento in accordatura standard, che è quello che io preferisco sinceramente, e quindi dovrò trasporre lo strumento per una tonalità comoda per questo tipo di accordatura. Ad esempio, in questo caso io ho utilizzato il La come tonalità perché mi consentiva di avere questa corda, no? Che accompagnava la melodia, e quindi quando io comincio a suonare, la melodia principale, vedete, è già molto completo come suono. Poi, mentre continuo, questo sta continuando nel mentre, no? E quindi abbiamo ad esempio l'altra nota
che è il re, e io ho le due corde a vuoto. Avendo due corde a vuoto mi sto accompagnando da solo la melodia e quindi riempiendo il suono, no? Quindi no? Ho usato delle corde a vuoto in questo caso e questo è un modo per iniziare a vedere, ok, la melodia ci sta, le corde a vuoto mi aiutano, ma come posso fare per renderlo un po' più interessante, per incollare meglio quello che faccio con la melodia e non sentire così tanto anche la distanza, no? Tra la nota che canta, che esegue la melodia principale e la nota che accompagna. E quindi in questo caso specifico io ho utilizzato delle note di passaggio che solitamente sono dei rivolti, quindi magari ho utilizzato la terza che compone l'accordo. Chiaramente qua stiamo parlando di nozioni base di armonia, insomma, di come si strutturano gli accordi, per cui magari se questi concetti sono complicati o non si capiscono, non vi preoccupate, sono delle cose che si possono tranquillamente approfondire e studiare, non è magia nera, ecco. Però in questo caso, per dirla in modo semplice, io sto sfruttando in qualche modo, oltre alle possibilità dello strumento, anche l'armonia, la melodia, le possibilità che appunto la musica, anche in senso tra virgolette armonico, teorico, ci offre. E in questo caso, ad esempio, visto che la melodia principale abbiamo visto accompagnata così, io devo arrivare a questo, e allora ho detto perché non faccio questa specie di fill di passaggio? È interessante, no? E quindi io ho una corda a vuoto che sostiene l'inizio del brano e che introduce in qualche modo sia la tonalità che l'atmosfera e che sostiene la linea principale, quindi e la cosa interessante è che con questa diteggiatura io ho già la nota dell'accordo successivo libera, perché la nota in questa tonalità è il re, appunto perché è una tonalità che mi consente di utilizzare le corde a vuoto, e quindi vedete che in questa posizione io c'ho già, no? Ho già la nota dopo, corda a vuoto, no? Ripetiamo questo blocco insieme, piano, così vedete tutto quello che sto dicendo. Armonico. Ho usato la corda a vuoto, è vero, ma ho sfruttato l'armonico perché mi rendevo conto che se suonavo questo non è male, però visto che ho usato già prima le corde gravi per creare varietà, per creare diciamo una sorta di arrangiamento, ho voluto usare l'armonico per diminuire la distanza e far capire un po' meglio anche queste note qua che suonano nella melodia principale. Quindi, per riassumere questo concetto, che capisco sia molto complesso, io sto letteralmente arrangiando per lo strumento. Sto sfruttando le corde a vuoto, sto sfruttando le articolazioni, sto sfruttando gli armonici, e tutto ciò praticamente mi aiuta a suonare da solo, sostanzialmente, suonare sfruttando soltanto le possibilità di questo strumento. Altra cosa, sto usando anche il pollice per dare un attacco più morbido, un attacco più vellutato fra le note, no? Il pollice, se usato in questo modo, ha un attacco molto morbido. Se uso ad esempio questa parte qui dell'indice, avrà un attacco più tagliente. Sentite, se uso la parte centrale delle dita indice e medio, avrà un suono più bilanciato, no? Quindi anche queste sono tante cose che entrano in gioco appunto quando si compone o si arrangia per strumento, e mi dispiace dirlo, è un'arte che si sta un po' anche andando perdendo, perché nel caso del basso acustico la figata è che ce la possiamo inventare noi perché è uno strumento ancora molto inesplorato, però ad esempio io vedo che nel basso elettrico grandi maestri come Marcus Miller, Victor Wooten, Stanley Clarke, Jaco Pastorius, la lista potrebbe andare avanti, i soliti noti insomma, loro componevano proprio per lo strumento, invece adesso vedo che si sta quasi facendo come un assolo di chitarra
chitarra sopra una base, ma ci si dimentica però che dovrebbe suonare prima da solo bene sullo strumento, a mio parere, e poi ci si costruisce attorno un eventuale arrangiamento. Invece al giorno d'oggi, grazie anche alla tecnologia, alla registrazione, al multitraccia, si fa prima la melodia a mo' di chitarrista, no? Però in questo caso c'ho la base sotto, c'ho tutto sotto, ma non si compone per strumento. Comporre per strumento è... sentire le sue vibrazioni, sentire cosa suona bene, cosa suona male, sentire anche gli accordi. Io non posso fare un mi maggiore tipo chitarra, suona uno schifo, cioè ne capite bene che se io faccio già un mi maggiore nell'ottava alta, ma lo arpeggio in questo modo, quindi do più tempo alle note di suonare fra di loro, per il discorso che facevamo prima della lunghezza d'onda, che le note nel basso hanno una loro importanza e quindi hanno anche bisogno di tempo per non confondersi fra loro. Se io faccio così, si capisce un cazzo, a parte che mi clippa anche il microfono, però non è male, ma capite che è più chiaro, no? Se io voglio fare questo accordo, 2 note, già bastano, maggiore, minore, no? Quindi è un linguaggio tutto suo, non è suonare tipo come un chitarrista, è proprio comporre, arrangiare e conoscere lo strumento. Arriviamo al punto in cui quando facciamo questo approccio dobbiamo trovare a volte delle soluzioni, perché degli accordi che troviamo non funzionano nella tonalità in cui stiamo suonando, ed essendo da soli dobbiamo un attimo ingegnarci. Quindi in questo caso, se non ricordo male, va in fa diesis, perché ci arriviamo. Qui. E come faccio? Io devo fare ta-na-na. Questa ce l'ho. Questa la posso usare perché qua diventa troppo lontano. E quindi qua ce l'ho. Posso usare quest'altra mano. Quindi in questo modo ci riesco. Devo stare attento a bloccare le note qua sotto con questa parte del dito che poggia soltanto, perché se non lo faccio, sentite cosa succede. Se invece lo faccio così, pulito, no? Quindi anche come mettiamo la mano è molto importante. E quindi abbiamo... Ok, poi c'è un mi, posso scegliere se farlo in questa con l'armonico o basso in questo caso. A mio orecchio suonano bene entrambi, probabile anche che le improvviso le volte che magari lo suono, quindi alcune cose anche c'è uno spazio di improvvisazione, se ovviamente sappiamo quello che stiamo facendo e ce lo siamo un attimino studiato. Da qua facciamo che lo faccio vuoto, ritorno qua in posizione con questa mano dal tapping pronto per il pizzicato. Vedete, in questo caso non ho fatto questo re o questo, perché volevo proprio che il re libero suonasse, quindi questo glissato no, mi riempie un po' il tutto. Ora, questa parte qua più o meno si deve ripetere, però prima si rifà in mi, no? In questa tonalità ovviamente. Quindi cosa posso fare per rendere interessante prima della ripetizione questa prima sezione? Praticamente in questo caso io sfrutterò degli armonici e un altro passaggio, in questo caso discendente, quindi altri armonici che sto sfruttando tenendo in questo caso il mi, e quindi vedete, una volta che ho concluso questa parte posso riniziare con la parte successiva, che è sostanzialmente uguale, cambierà solo l'accordo finale, che è questo che abbiamo appena visto. Andavamo da questo mi e nell'altro caso invece fa un'altra cosa che vi faccio vedere subito, perché la parte si ripete. Qua tutto uguale, qua va in re minore. Cosa ho fatto qua? Dovrei fare un re minore, no? Però così
mi sembrava un po' fine, un po' lasciato da solo. Se invece io faccio questo, cosa succede? Uso il pollice perché ho questi due armonici che suonano da soli, e quindi io posso fare il fa di passaggio che mi riporta al mi e risolvo, no? Questo lavoro qua. Ora capisco che può essere molto difficile seguire tutto quello che sto dicendo, però io in questo video vorrei soltanto stimolarvi e vedere anche voi, provate, cercate delle soluzioni, usate l'orecchio, ci sono poi ovviamente delle tecniche e delle modalità che funzionano meglio e peggio in questo strumento, a mio parere. Però mettere la mano così deve essere anche un qualcosa che nasce un po' dalla creatività, perché altrimenti uno direbbe non ho più dita. No, aspetta, c'è il pollice. E quindi vedete che questo modo di ragionare poi ci consente anche di ampliare le possibilità di qualsiasi strumento in realtà. Però sto di nuovo divagando. Quindi dopo questa parte arriva il ritornello finalmente. Qua praticamente sto facendo cromatismo discendente. Cosa succede? Anche qua sto centellinando le note, devo stare molto attento a come alterno le dita per far sentire bene tutte le note, e quindi devo alternare praticamente queste note vicine, questi, no? Sono questi i passaggi difficili che però chiaramente con la pratica si possono raggiungere. Quindi c'è questo ritornello. Vedete anche qua non ho fatto... No, ho messo questa svisatura perché questi glide sono belli, sono un bel effetto, no? Qua ho usato degli armonici, per esempio, che faccio pizzicando questa parte del dito. Non si vedrà mai bene da questa inquadratura, però con il pollice blocco appena prima. È molto difficile da spiegare in video, però vedete, faccio questa cosa e qua c'è un semi-armonico nella corda a vuoto che dà quasi questo suono di una campana, no? Ok, poi cosa succede? C'è un'altra parte che sarebbe una sorta di post-ritornello special, ma alcuni potrebbero dire che questo è il ritornello, non ne ho idea. Però è una parte dove Module fa questa cosa qui, che cambia un po' di mood, diventa quasi un po' più malinconica, no? Vedete anche qua, non potevo arrivare qua, cioè dovevo per forza andare in quest'ottava, quindi ho una corda a vuoto. Qua, visto che inizialmente ero indeciso se mettere anche questa nota, ma poi ho notato che la distanza era tale tra queste due note che gli armonici che si creassero tra le due riempissero abbastanza il suono. E anche qua corda a vuoto sol, perché se io avessi fatto solo c'era un buco, se invece io faccio pa, vedete, anche ritmicamente sto aiutando a completare l'arrangiamento. Poi succede questo, corda a vuoto, no? Questo armonico. Qua rallento perché sto suonando una specie di barre di capotasto, però in posizioni dove le note sono più gravi, quindi in linea di massima quando noi scendiamo così in basso, secondo me è meglio aumentare lo spazio fra le note, è più intellegibile. Se invece il suono si confonde di più, no? Se invece aspetto che questa nota decada e inserisco l'altra, si capiscono meglio fra di loro, che sarebbe praticamente un si maggiore, niente di che. Quindi faccio questo gioco qua, devo risolvere, quindi devo andare praticamente in mi maggiore. Però cosa faccio? Visto che ho la corda a vuoto e mi dà tempo, posso spostarmi e salire.
Vedete quanto mi aiuta la corda a vuoto? E la sfrutto perché il Mi è la nota più bassa che abbiamo in questa accordatura e mi ridà il lancio per ripetere ciò che abbiamo fatto finora. Qua addirittura ho armonizzato, che si può fare. Visto che l'ho fatto prima in basso, ora lo faccio in alto l'armonico, no? Mi do lo slancio ritmico per andare al ritornello. Insomma, questo è quanto. Abbiamo visto che se cerchiamo delle soluzioni creative, soprattutto usiamo l'orecchio per ascoltare cosa suona bene, cosa suona meno bene, cosa mi offre lo strumento in termini di ottava, quindi se questa nota non riesco a farla qui, la posso fare qui. Sfruttare le parti delle dita con le quali suoniamo, arpeggio, rallento, accelero, tutto il linguaggio musicale, che è ovviamente un discorso vastissimo e che non può essere racchiuso in un video di YouTube. Tutte queste possibilità ci consentono di arrangiare per basso acustico. E quindi niente, io spero che questo video sia stato interessante. Vedrò adesso in fase di montaggio, probabilmente mi sarò dilungato, avrò fatto tantissimi inciampi, però era per parlare appunto di questo discorso che ci tenevo a condividere, mi avete anche chiesto e quindi mi fa piacere insomma che susciti magari interesse questo strumento e le possibilità che offre. E vi ricordo che a breve uscirà un album di pezzi inediti composti dal sottoscritto e fatti interamente col basso acustico. Vi terrò aggiornati comunque per la data in cui verrà annunciata la pubblicazione ufficiale. E niente, per il momento vi auguro un buon proseguimento, grazie per aver guardato il video fin qui e ciao, alla prossima!